Buongiorno e benvenuti sul canale Michaela Coca, il mio mondo bello. Oggi faremo insieme questo braccialetto interamente all'uncinetto, analergico, perché vedete l'ho chiuso con un bottone, facile da fare, si fa velocemente, con il cordino, in questo caso, mentre per primo ho fatto questa variante con un filato in poliestere e con perline al centro, però questo lo vedrete in un altro tutorial. Adesso partiamo con la lista materiali per questo, perché non mi voglio allungare troppo, voglio farvi più tutorial di questa serie, perché ne ho avute tante idee, anche così con più colori e con dei cristallini in mezzo, oppure ce n'è un altro progetto che farò pure per quello un altro tutorial, così li facciamo più corti e non vi annoiate. Serve quindi un cordino in questo caso io ho usato questo che si chiama Tai di Tessiland, poi un uncinetto numero 2, non so se vedete bene il numero 2, un ago da cucito che ci servirà per andare a nascondere il filo, questo centrale, perché questo spesso del cordino lo nascondiamo con l'uncinetto. Se la parte centrale la fate con un filo di cotone un po' più spesso, come in questo caso, aspettate, quindi la parte centrale l'ho fatta con un cotone tipo, se usate prodotti da Tessiland potete usare Doni per fare questa parte centrale. E per questo servirà forse un uncinetto più piccolo, 1,50, vedete, in base alla vostra mano. Se invece userete tipo, che si può anche fare, lo voglio provare, la coda di topo, questa è già bella spessa, quindi qua dovrete usare un uncinetto più grande, forse sempre il 2 che useremo per dipende dallo spessore di questo filato centrale, che questo forse è un po' troppo spesso. Se avete uno più fine, però si può provare. Io ancora non ho provato quest'idea, ma mi è venuta mentre stavo preparando i materiali per il tutorial. Servirà un bottone e voi mettete uno più bello. Io ho trovato questo che stava bene come colore, e in genere consiglio il bottone del colore della parte centrale, ma ognuno fa con i propri gusti. Poi che altro? Io oggi per la parte centrale non userò questo cotone, ma userò 4 pezzi di filo di questo filato, perché è brillante, che si chiama Lumina 6. Metterò 2 sul grigio e 2 sul bianco, perché oggi userò quest'altro colore, sempre di cordino Tai. Questo è un cordino, se avete delle rimanenze dalle vostre borse, degli avanzi di filo, e sono sicura che ce le avrete, allora potete fare anche un braccialetto. E partiamo. Spero di avervi detto tutti i materiali. Quindi dicevo che oggi per la parte centrale, questa qua, metterò così 4 pezzi di filo, quindi la parte centrale la fate un po' come volete. Ho scelto di farlo col cordino questo primo tutorial perché le dà una consistenza più è più rigido, diciamo. Vedete qua il cotone, anche se l'ho messo in più
l'ho messo, anche questo è bello rigido, però l'ho messo in più fili, qua ce ne stanno 3, quindi vedete voi come volete farlo, questa è idea di partenza. Allora prendo l'uncinetto, lascio un pezzo di filo iniziale 20-30 centimetri che ci servirà, ma anche di meno, perché solo per la chiusura. Allora lasciamo 10 centimetri, lasciamo 10 centimetri e partiamo. Metto l'uncinetto, aspettate che metto l'uncinetto e lo faccio una catenella, poi quindi ricordate abbiamo lasciato un po' di filo per andare a chiudere il lavoro alla fine, quindi ho fatto una catenella, poi vado a fare altre 3 catenelle, 1 2 e 3, quindi ho 1 2 3 4 in tutto, inclusa quella del nodo. Torno in questa prima, non questa dove sto, in questa prima, cioè prima la penultima scusate, e vado a fare una maglia che la lascio sull'uncinetto, prendo di nuovo il filo, passo sotto e faccio un'altra maglia e vado a prendere nell'ultimo infilo e prendo anche qua e ho 4 sull'uncinetto. Ok, adesso vado e prendo le due insieme, le due maglie che abbiamo fatto per ultime, le prendo insieme, poi rego un po' con la mano qua e vado a fare 3 catenelle, 1 2, ne fate 2 e la terza la faccio chiudendo tutti quanti, la faccio attraversare in tutto, in tutte le maglie e chiudo con una maglia. Poi come vedete qua si è formato uno spazietto, un archetto, quindi ho chiuso qua, mi infilo direttamente nell'archetto, prendo uno e lo lavoro e lo lascio lo lascio sull'uncinetto, quindi l'ho lavorato, l'ho lasciato sull'uncinetto, vado sotto nell'archetto, prendo un'altra maglia, la chiudo e la lascio sull'uncinetto, ce ne ho 3. Adesso vado e prendo queste due laterali, prendo queste due, la alzo e li metto tutti allo stesso livello. Vedete qua devo un po' alzare questa ultima, quindi chiudo le due insieme, faccio una, faccio 2 e la terza vado a chiudere tutto, tutti e 3 insieme e faccio una per alzarmi. Si è formato un altro spazietto, di nuovo vado qua sotto, prendo uno e lo lavoro e lo lascio sull'uncinetto, prendo un'altra maglia, la lavoro e la lascio sull'uncinetto e vado a prendere queste due laterali e chiudo 2, 1 2 e 3 insieme. Come vedete questo mi sembra più spesso perché lo spessore di questo è venuto più piccolo. Questo si usa in genere, io l'ho visto in un tutorial
per fare i manici delle borse, e da lì mi è venuta l'idea di trasformarlo in un braccialetto. Quindi bisogna vedere se per voi questo spessore, questa larghezza, ce n'ha 2 centimetri di braccialetto, va bene. Se vi sembra troppo largo, a questo punto cambiamo il materiale e lo faremo con un cordino più fine, oppure come vedrete faremo come qua con il filato gioiello tipo Lumina, che questo è Lumina 12. Quindi vedete un po' che tipo di filato volete usare per ottenere lo spessore del braccialetto, e andiamo avanti. Quindi adesso ci alziamo e facciamo di nuovo 2 qua dentro l'archetto e 2 una prendendo queste 2 laterali. Andiamo avanti. Quando arrivo alla lunghezza desiderata, vedete, io qua sono arrivata, perché dobbiamo tener conto anche della chiusura. Quindi adesso cosa faccio? Sono tornata indietro e adesso faccio una catenella, poi entro in ogni maglia sottostante con una maglia bassissima per chiudere il lavoro. Non faccio altro che maglie bassissime, mi sposto di maglie bassissime per chiudere. Taglio il filo, taglio un pezzettino, non tanto, perché adesso andrò a nasconderlo nella lavorazione. Giro e vado qua sotto, lo trascino con l'uncinetto avanti e indietro, cercando di non tirarlo troppo per farlo mantenersi così regolare. Adesso vado anche di qua, ritorno, faccio un po' di giri trascinandolo dentro con l'uncinetto e faccio la stessa cosa da quest'altra parte. Quindi vado a nascondere i capi di filo. Guardate come viene bello. A dopo. Ecco, siamo arrivati al punto di aggiungere la lavorazione centrale all'uncinetto. Quindi abbiamo chiuso il nostro braccialetto col cordino e andiamo avanti. Prima però volevo chiedervi di iscrivervi al mio canale, per chi non lo ha fatto già, perché ci stanno altri tutorial, tanti altri, sia di questo genere di braccialetto, come vi dicevo, che lo faremo pure con perline centrali, e anche in un altro modo, ma seguiranno anche altri tutorial di questi, se vi ricordate che l'ho fatti tempo fa e ancora non li ho registrati, e tantissimi ancora. Questo lo trovate già sul canale, l'ultimo tutorial che ho pubblicato di questi fiorellini con la lavorazione all'uncinetto. Quindi andiamo avanti adesso per finire questo. Dicevo, ci manca questa lavorazione centrale. Io ho preparato questo filato che si chiama Lumina, come vi dicevo, del sottile c'ha 0,40 di diametro, e ne ho messo insieme 4 fili, 2 bianchi e 2 grigi, 2 argento. Però voi potete mettere un unico filo, sia più spesso tipo un cotone, oppure
oppure potete mettere un filo grosso, un cordino sempre come una coda di topo, però trovatelo in uno spessore. Io ci ho provato con questo e mi viene un bel po' diciamo, poi vi farò vedere la differenza. Viene molto ingombrante sulla parte centrale e occupa tanto spazio. Comunque se avete uno spessore più piccolo ci sta bene. E un'altra cosa, vedete, questi due sono tutti e due cordini tie di Tessiland, però come vedete questo è più fine e anche più morbido alla lavorazione, questo rimane più rigido e anche di spessore più grande, perché questo è slim, tie slim. E ci sta in questa colorazione, ci sta in tante, anche uno su un blu bellissimo. Andate a vedere se vi piacciono oppure se avete delle rimanenze delle vostre borse, come dicevo all'inizio. Partiamo. Prendo il filo che io ho legato, ho fatto un nodino all'inizio e un nodino alla fine. Prendete circa 1,5 metri di filo per fare la lavorazione qua in mezzo. Lasciamo un capo di filo di circa, lasciamo anche 20 centimetri, perché ci servirà o per fare l'asolina o per un'altra parte per mettere il bottone. Quindi ci serve un pezzo di filo da entrambi i lati del braccialetto e lo lasciamo. Poi prendo l'uncinetto, prendo sempre il numero 2 e infilo quindi vedo il verso del lavoro, tanto sembra più o meno lo stesso. Aspettate, ecco, vado da sotto proprio sul bordo, da sotto infilo l'uncinetto e prendo il filo, lo trascino sotto e poi lo chiudo sopra. Ho fatto una maglia che mi sono attaccata praticamente alla base. Poi cosa faccio? Lasciando il filo di lavorazione sopra il braccialetto, vado con l'uncinetto, allargo un po' questa prima maglia, la devo allargare un po', poi vedrete il perché. Vado nel primo spazietto, nel primo archietto che mi si era formato con la lavorazione, lo vedete? Ci sta qua. Infilo, il filo questo sta sopra, giusto? Infilo ed esco nel prossimo spazio, quindi l'uncinetto mi attraversa la parte dietro del lavoro. Entro da qua ed esco dal prossimo spazio, acchiappo il filo, quindi lo prendo e lo metto dentro, lo faccio uscire vicino a quell'altro. Ecco perché vi dicevo che questo primo bisogna allargarlo un po', perché deve arrivarci bene quell'altro che andremo a prendere sotto. Quindi vado sotto, lo prendo, lo metto vicino a questo e ce n'ho due a questo punto su uncinetto, due maglie, due asole e chiudo e si è formato questo. Ok, si poteva fare anche una variante più semplice, ma a me piace così doppio, che andavamo direttamente e facevamo da uno spazio all'altro la maglia. Adesso vado nel prossimo spazio ed esco in quello dopo. Il filo di lavorazione sta sopra, lo prendo e prima cosa però mi ricordo di allungare un po' questo perché mi deve arrivare fino a qua. Lo tengo con la mano, dopo che l'ho allungato lo tengo col dito, vado, infilo,
prendo questo, lo trascino e quando ho due su uncinetto, quindi l'ho fatto salire pure quello da sotto, prendo e chiudo entrambi, lo allungo, vado nello spazietto prossimo, vedete come reggo il lavoro così con queste dita. Allora vado sotto, no, prima allungo la maglia, la rego, vado sotto, prendo, tiro dentro, ho due e chiudo. È un po' difficile perché ho tanti fili, ma comunque stanno bene stesi. Allungo, rego, vado sotto, vedete come si deve vedere? Entra da una parte ed esce dall'altro spazietto. Quindi entro da qua ed esco da là, no, dal prossimo. Spero che si veda bene. Aspettate che mi sono scordata di reggere questo bello alto, deve stare, perché se no poi rimane troppo stretto in centro. E vado avanti così, sta venendo molto carino. Questo lo potete usare anche per le vostre borse, per fare la tracola. Le dà una cosa, una nota di originalità. E come vedete qua, questo è più morbido, ma si vede che la lavorazione è doppia. Quindi andremo fino all'altra estremità con la lavorazione centrale. Poi da una parte si farà la solina e dall'altra il bottone ed è fatto. Ragazze, sono innamorata di questo braccialetto. Guardate quanto è bello. Credo che mi piace di più anche di questa variante con perline, perché io amo la semplicità. Comunque tutti e due sono bellissimi. Quindi ricordate, preparate abbastanza filo per bastarvi sia per fare da un lato la solina sia per attaccare il bottone. Io adesso non ce l'ho, lo andrò a cucire a uno dei lati mettendo un altro filo, perché questo lo vado a nascondere e infilo altro filo, non c'è problema. Però se ve lo preparate direttamente, quando andate a fare il centro non vi ritrovate come me con poco filo. Niente, adesso non vi faccio vedere come si fa, vabbè, al volo, da qua dico per la solina. Andiamo a fare delle catenelle, poi andiamo a riattaccarci al centro, sempre qua, per fare la solina come ho fatto in questo caso. E poi vado a nascondere il filo dentro la lavorazione e dall'altra parte andiamo a attaccare il bottone. Controllate sempre la lunghezza del braccialetto e controllate quando fate la solina, meglio che prima attaccate il bottone e poi andate a fare la solina per combaciare come grandezza. E tutto qua, vi ringrazio per avermi fatto compagnia e fatemi vedere le vostre varianti. Comunque ci si può sbizzarrire tanto, ho tantissime idee. Ai bordi si possono mettere perline, al centro si può lavorare con le perline, però
Io sono innamorata di questa semplicità. A me piacciono le cose semplici. E fatemi sapere. Grazie a tutti. Vi aspetto ad iscrivervi, aspetto i vostri commenti e ditemi quale vi piace di più. E ricordate che seguirà questo, il tutorial di questo, che è molto fine, molto bello. Grazie, alla prossima.